Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un altro piccolo video della serie ABC delle perline. Se vi siete persi i video precedenti, vi metto, a questo punto non so più se indicare di qua o di là, diciamo qui nelle schede vi metto il link diretto alla playlist e ve lo metto anche giù nell'info box. I primi video sono stati basici, come d'altronde sarà anche questo. Sono dei semplici video molto brevi in cui vi spiego dei punti base per la tessitura di perline. La volta scorsa abbiamo parlato del leather stitch, quindi se ve lo siete persi vi consiglio di andarla a vedere perché oggi parleremo dell'herringbone e l'herringbone ovviamente si parte con il leather stitch, quindi vi consiglio vivamente di andarlo a vedere perché partiremo già dalla parte iniziale che quindi abbiamo sviluppato qualche punto al leather stitch. Cos'altro dirvi? Ovviamente per non perdere le notifiche dei prossimi video sulla ABC delle perline e non solo quelli, sul mio canale trovate veramente tanti video per poter passare un po' di tempo e rilassarvi con un po' di sana creatività. Quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da avere tutte quante le notifiche per i prossimi video che andrò a caricare sul mio canale. Quindi preparate tappetino, ago, filo, un po' di perline ed andiamo a vedere questo herringbone che tradotto è punto spina di pesce. C'è l'uccello fuori casa mia che ha deciso di disturbare il mio video, vabbè, fa nulla, gli uccelli, insomma, quello che viene dalla natura è sempre ben accetto, si vuole far sentire anche lui nei nostri video. Quindi stavo dicendo herringbone, tradotto è punto spina di pesce e questo punto può essere ovviamente sia tubular, quindi tubulare, si può andare a realizzare un tubolare con questo punto o può essere piatto, flat. Sul mio canale forse ho utilizzato questa tecnica per incastonare delle goccine, la utilizzo tantissimo per realizzare i lacci dei miei ciondoli al bead embroidery oppure quelli in tessitura di perline perché lo trovo un punto molto carino fatto con le 11.0 e con le 15 è un po' troppo minuzioso e poi per fare le fascette degli anelli quello basico lo trovo veramente molto utile. C'è anche un tutorial di un paio di orecchini di qualche anno fa, vi metto poi tutti i link utili, poi eventualmente andremo a realizzare insieme più in là qualcosa. Molto carini anche i bracciali fatti con questa tecnica e si può veramente spaziare ovviamente con la fantasia e poi il bello è che imparando le tecniche base ovviamente uno può unirle e sperimentare uno stile tutto suo. Cos'altro dirvi? Niente, restate fino alla fine del video perché vi dirò poi cosa andremo a trattare nel prossimo video ABC delle perline e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Giro la camera e lavagnetta, tappetino e due perline vi mostro questo punto veramente super facile. Ciao! Partiamo quindi dal nostro punto scala oppure leather stitch. Se vi siete persi il video andatevelo a vedere. Vedete qui davanti 8 rocaille, questa è una semplice rappresentazione grafica e ovviamente per andare a fare il nostro leather stitch, se ve lo siete perso andatela a vedere, ma vi illustro quello che traccio con la matita e quello che deve fare il filo attraverso le rocaille. Ok, quindi quando siete arrivate a questo punto, ok, rigirate, in realtà avete concluso l'inizio per poter poi procedere ad herringbone. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo andare ad inserire altre rocaille. Quindi cosa faccio io? Con il filo vedete che esce da qui, rientro all'interno del filo sottostante dell'archetto che c'è qui sotto e poi risalgo. A questo punto andrò ad inserire due perline, quindi 1 e 2 ed entro all'interno delle mie perline e riscendo, risalgo e riscendo, inserisco sempre due perline, rientro da sotto, risalgo da su, altre due perline sul filo
ripasso e ridiscendo, faccio questa operazione, quindi vedete, ed inserisco 2, 2, 2, 2. Arrivate a questo punto, entro nel filo di base e risalgo. Cosa vado a fare? Stessa cosa, 2 perline, ridiscendo. Questa volta non scenderò ovviamente fino alla base, ma mi porterò direttamente di fianco, entrerò in questa a fianco e inserirò nuovamente 2, ridiscendo, vado di fianco, 2, ridiscendo, vado di fianco, 2. Abbiamo concluso in questo modo un altro passaggio ad herringbone e ovviamente le nostre perline vedrete che si disporranno a spina di pesce. Questo è quello che graficamente vi dovevo mostrare. Adesso ovviamente andiamolo a fare tecnicamente con le perline. Utilizzerò o delle 11 o delle 8.0 per facilitare la comprensione. Per facilitare la comprensione ho inserito le stesse 8 identiche rocaille che avete visto sulla lavagnetta. Ovviamente per fare la spina di pesce, il punto herringbone, questo modo di tessere le perline, dovete utilizzare perline pari. Poi ovviamente si possono crescere, decrescere, fare altri inserimenti, però dovete partire dal presupposto che la base dell'herringbone piatto dovete inserire numeri pari. Ok, ho inserito la mia ottava perlina, vedete? Cosa faccio? A questo punto vedete che sono uscita da qui perché ho inserito la mia ottava perlina, ridiscendo in basso, ok? Entro nell'archetto che c'è sotto alle rocaille perché ovviamente devo fissare bene questa perlina per poter poi risalire e continuare a lavorare. Quindi poi mi porto su col l'ago qui ed inserisco 2 perline, inserisco 2 perline e vado giù nella perlina di fianco. Adesso ve lo mostro da vicino, non è proprio semplice. Quindi in questo modo vedete si posizioneranno così, poi mano a mano che lavorate ovviamente il punto ad herringbone le perline andranno a sistemarsi. Adesso vado nella terza perlina e carico sul lago altre 2 rocaille e vado nella quarta. Li dovete ovviamente sistemare. Il risultato ovviamente a seconda delle perline, vado, scusate, nella quinta, a seconda ovviamente poi delle perline che andate a utilizzare cambierà l'effetto, con le 11.0 viene veramente molto grazioso. Ho inserito alla stessa maniera altre 2, rispunto adesso dalla settima e inserisco altre 2 e vado nell'ultima, ok? Quindi nella mia ottava. Le perline quindi si saranno distribuite, vedete, in questo modo. Ok, adesso come ho fatto ovviamente da questo lato, dovrò fare anche qui. Per comodità io mi giro il lavoro. Cosa faccio? Tiro bene il filo, vado nell'archetto sottostante, ok, e realizzo ovviamente il nodino per fissare ovviamente le rocaille superiori, ok? Perché io ovviamente dovrò rispuntare adesso nuovamente dall'alto, quindi entrerò in queste 2 e mi porterò ad uscire da qui. A questo punto ricomincio, inserisco altre 2 rocaille ed entro in questa di fianco, ok? Quindi nella seconda e scendo soltanto in questa rocaille, non alla base, e vado in quella a fianco, ok? Inserisco altre 2 rocaille e vado di fianco, scendendo sempre di una, quindi non ritorno alla base e anche in questo caso vado così. Ovviamente
Vedete, io non sto sistemando man mano che faccio il lavoro per cercare di mostrarvi nella maniera più chiara possibile, ma vedete che le nostre rocaille si vanno a predisporre in questo modo proprio a spina di pesce. Quindi proseguite ovviamente nell'operazione. Ovviamente io adesso vado a eseguire l'ultima, poi dopo ci fermiamo e vi mostro qualche altra cosina. Allora, diciamo che quindi che abbiamo fatto tutti i nostri inserimenti, vedete queste sono le ultime che ho inserito. Per comodità giro il lavoro, cosa faccio per poter risalire? Sono scesa quindi in quella sottostante, vado nell'archetto qui sotto, faccio sempre un nodino, spero insomma che si veda, ecco non si è visto, scusatemi, faccio un nodino. Dopodiché, non si vede nulla, risalgo nelle perline e ricomincio. Quindi vedete che si è realizzata la spina di pesce. Adesso ne vado a fare un'altra, ma sempre alla stessa maniera, 2, vado in quella di fianco e vado anche, ovviamente, passo direttamente in quella a fianco, inserisco altre 2, scendo in questa, tiro bene perché io ovviamente ho il telefonino davanti e non riesco a mostrarvi per bene tutti i passaggi, però penso che siano abbastanza chiare. Risalgo in questa a fianco, man mano che poi uno lavora si posizionano per benino. Ovviamente se osservate, se noi andiamo a chiudere, ovviamente questo si crea un tubolare. Ovviamente questo è fatto di 8, ma se voi fate semplicemente 2 di queste colonnine, non considerando quelle che ho qui tra le mani, vedete che si formerà un piccolo tubolare che poi ovviamente vedremo in un prossimo video. Adesso parliamo di quello piatto perché altrimenti poi ci confondiamo. Adesso immaginate di fare tutta una stringa lunga e di poter realizzare quindi un bracciale, ok? Il bello è che volendo si possono anche ovviamente inserire perline più grandi e più piccole per cambiare l'effetto. Io sono partita da 8,0, adesso vado a prendere delle rocaille 11 e vi faccio vedere l'effetto. Farò un giro con le 11,0 e un giro con le 15, giusto per farvi rendere conto di quello che insomma si può fare. Ok, ora procedo sempre alla stessa maniera. Ecco qui, scusate, continue interruzioni, quindi vado sempre alla stessa maniera, tiro e proseguo. Ecco cosa è successo dopo aver inserito le 11,0. Ovviamente sono posizionate così, ma andando a fare il giro successivo faccio il solito nodino e poi risalgo. Adesso andiamo a inserire le 15. Questo per farvi comprendere che ovviamente si vede nulla, vedete? Ovviamente si creano delle diminuzioni, semplicemente, ma non delle diminuzioni numeriche, ma l'elemento che stiamo andando a creare ovviamente si va a stringere e potete immaginare di sfruttare ovviamente questa cosa per realizzare degli schemi, dei vostri disegni. E vedete che qui ovviamente c'è dello spazio, no? Perché siamo passati dalle 8 a una perlina più piccola e quindi si genererà uno spazio. E in questo spazio possiamo immaginare poi di andare a mettere anche delle altre perline come decoro. Quindi vi ho fatto vedere inserendo le 15,0 che cosa si va, inserendo perline più piccole, che cosa si va a creare. Quindi vedete che la lavorazione si stringe. Ovviamente io adesso non sto tirando tanto perché in realtà non sto creando niente, ma semplicemente vi volevo mostrare il punto che praticamente la spina di pesce va praticamente a diminuire e queste cose possiamo sfruttarle ovviamente a nostro favore all'interno di creazioni che vogliamo fare, ok? Quindi semplicemente questo, immaginate poi
andando a mettere delle perline, dei decori, si possono realizzare cose veramente carine e particolari. Ovviamente noi qui abbiamo utilizzato perline, ma possiamo andare a utilizzare anche altre forme, come per esempio le daghe, i cubetti, le perle. Adesso il video l'importante è capire realmente la tecnica. Quindi potete sfruttare la differenza tra le dimensioni delle perline per andare ovviamente a decrescere o al contrario partire da perline piccole, poter partire da perline piccole e mano a mano andare ad aumentare oppure viceversa, quindi andare da perline più grandi a perline più piccole. Altra cosa che voglio dirvi è che ovviamente, scusatemi, qui siamo partite con perline della stessa dimensione, ok? Siamo partite con tutte 8-0, ma noi potremo anche partire già con un leather stitch fatto con perline di dimensioni diverse, quindi partire con perline, 2 perline più piccole, 2 perline un po' più grandi, 2 perline ancora più grandi e quindi di conseguenza quando andiamo a lavorare al leather stitch ovviamente 2, poi 2 più grandi, 2 ancora più grandi e così di seguito. Cosa si andrebbe a generare? Si andrebbe praticamente a generare, se voi lo immaginate ovviamente ingrandito, si andrebbe comunque a generare una sorta di forma arcuata. Lo so che otticamente quello che ho disegnato fa veramente pena, però è per farvi capire che partendo con dimensioni diverse di perline, lavorando con dimensioni diverse di perline, qui per esempio con le 15, qui con le 11,0 e qui con le 8,0, si andrà praticamente a generare una sorta di trapezio, una forma comunque più arcuata, piccolo e grande, inserendo stesso numero di rocaille però di dimensioni diverse. Ora vediamo se riesco a fare un modellino, così vi faccio comprendere anche quest'altro piccolo step e dopodiché concludiamo. Allora, questa sarebbe la nostra stringa di partenza, vedete, con 11, 8 e 6, 0. Facciamo caso che vogliamo quindi proseguire, facciamo sempre alla stessa maniera, quindi vado ad inserire 2, 6, 0. Quindi proseguo sempre alla stessa maniera. Vi faccio vedere poi l'effetto quale sarà. Ecco qui. Questo ovviamente è quello, il risultato di quello che vi avevo più o meno spiegato con la nostra lavagnetta. Questo era quello ovviamente che volevo farvi comprendere. Ovviamente poi andando avanti il lavoro si creano comunque delle forme arcuate. Può sempre tornare utile nell'ambito della tessitura di perline. Ed ora vi mostro cosa succede se andiamo ad inserire delle daghe. Sempre stesso discorso, 2 daghe sul lago, entro ovviamente all'interno della 80, vedete, si posizionano in questo modo e proseguo sempre alla stessa maniera, vedete? Quindi continuo alla stessa maniera, quindi scendo, risalgo attraverso la 80, prendo nuovamente 2 daghe, non cambia niente, sempre la stessa identica cosa. Giro il lavoro sempre per comodità, faccio sempre il solito nodino alla base per poi risalire attraverso la daga, ok? La daga, ho detto, le bugle, volevo dire bugle, bugle. Adesso posso decidere se andare a inserire rocaille o continuare con le bugle. Potrei continuare con le bugle, ma è divertente invece proprio l'alternanza di bugle e rocaille. Quindi ridiscendo per esempio attraverso, ops, ne ho inserite 3, attraverso la bugle e ridiscendo solo attraverso la bugle, vedete? Vado attraverso poi la bugle che c'è di fianco e faccio la stessa cosa e così continuo così alternando 80 e bugle. Ne faccio qualche pezzetto e vi mostro.
Allora, è finito il filo, quindi mi sono fermata. Ovviamente non volevo mostrarvi come fare un bracciale completo, ma immaginate di poter realizzare un bracciale facendo alternanza ad herringbone tra daghe, perline, cubetti, dimensioni diverse di rocaille. Questo è il video tecnica base, non è un tutorial, quindi io mi fermo qui. Spero di essere stata abbastanza chiara, me lo auguro, alla fine è semplice, è un punto di tessitura molto semplice e ripetitivo, basta non confondersi insomma nelle entrate e nelle uscite, ma se utilizzate ovviamente numeri pari a spina di pesce non dovreste avere difficoltà, quindi io vi consiglio di cominciare ad esercitarvi semplicemente come ho fatto io adesso, così alternando per esempio, oppure alternando dimensioni diverse per vedere che cosa succede. Poi ovviamente ci vedremo più in là con un tutorial. Vi metto ovviamente nelle schede e il link giù nell'info box dei 2 tutorial. Vi metto anche qui l'immaginina di un orecchino che ho realizzato, in cui una parte è fatta ovviamente con la tecnica ad herringbone, l'altro è un'incastonatura di una cucina in pietra fatta ad herringbone. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Ci vediamo al prossimo video ed andremo a realizzare un tubolare. Guardate, questo potrebbe essere per esempio una collana, cioè proseguendo in questo modo realizzare un collier con tutti questi effetti, frange e quant'altro. Veramente ragazze, le perline è un mondo immenso, immenso, sta solo alla nostra fantasia andare a realizzare cose carine, quindi ci vedremo eventualmente. Ho abbastanza bugle per poter fare eventualmente insieme un bracciale, vedremo, non lo so, degli orecchini, non ne ho la più pallida idea. Per adesso questo è il video tecnica, ci vediamo poi con l'herringbone, quello tubolare. E niente ragazze, vi saluto, se ovviamente il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividete e buona serata a tutte. Ciao!